Benvenuti guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro stimatissimo ed ammagliante Electra Bones. Con questa puntata voglio esagerare e iniziare una serie dove esploreremo insieme niente poco di meno che le origini della storia del rock. Sono consapevole che l'argomento che andiamo ad affrontare è complesso e molto vasto, ma il vero obiettivo è quello di darvi una visione generale e spero stimolante, lasciando poi a voi il compito di approfondire ciò che vi pare. Prima di iniziare vi chiedo un piccolo atto di fiducia. Donatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi le prossime novità e il proseguimento di questa grandissima storia. E ora, sigla! Tendenzialmente si concorda che uno degli avvenimenti fondamentali per la nascita del rock sia stato il grande successo planetario del rock and roll, determinato in larga misura dal carisma trascinante di Elvis Presley e dalle intuizioni geniali, musicali e di attitudine del palco di Chuck Berry. Non staremo qui a discutere su chi sia il vero inventore del rock and roll, per ora non ci interessa, ma una cosa è certa. L'esplosione del fenomeno deve moltissimo al contributo di queste due icone immortali della musica. Detto questo, sarebbe comunque riduttivo in una ricerca vera delle origini del rock fermarsi qui. Se vogliamo andare più in profondità nella nostra ricerca, dobbiamo tornare ancora più indietro nel tempo per esplorare i tortuosi sentieri che ci hanno portato sulla strada maestra del rock. Due di questi percorsi sono legati in maniera indissolubile. Sto parlando in primo luogo dello sviluppo costruttivo ed espressivo dello strumento principe del rock, la chitarra, e in secondo luogo del genere che l'ha resa protagonista nel corso dei primi anni del Novecento, il blues. Agli inizi del XX secolo, la diffusione di questo strumento all'interno delle orchestre era fortemente penalizzata dal suo scarso volume. La 6 corde, infatti, era relegata al ruolo marginale di semplice accompagnamento, sovrastata dal suono dei fiati e degli altri strumenti con una maggiore portata sonora. Ma c'era un luogo dove la chitarra poteva esprimere al meglio le sue potenzialità, forte di una facile trasportabilità e della sua economica reperibilità o realizzazione, diciamo, casalinga, le campagne degli Stati Uniti del Sud, principalmente nelle regioni del Mississippi e della Louisiana. È qui che si sviluppa e nasce il blues rurale, nella zona del Delta, probabilmente all'interno delle piantagioni di cotone. I suoi antenati musicali sono gli spiritual e le songwork cantate dagli schiavi afroamericani che ci lavoravano. Il genere comincia a diffondersi fuori da questi ambiti ristretti presumibilmente intorno al 1865, anno dell'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America. Questa situazione consente agli ex schiavi musicisti di andare a cercare fortuna, portando la loro musica in giro per i diversi paesi e città. E molti di questi artisti, poverissimi, sono costretti a costruirsi gli strumenti con mezzi di fortuna, spesso utilizzando scatole di sigari, le cosiddette cigar box. Le principali caratteristiche musicali di questo nuovo genere sono la struttura di 12 battute ripetuta per l'arco di tutta la canzone, l'utilizzo degli accordi di settima nella costruzione armonica e l'utilizzo della blue note all'interno della melodia suonata o cantata. Questa miscela diede luogo a sonorità inusuali per la tradizione musicale occidentale, abituata alla sola dicotomia tonale maggiore e minore. I testi del blues rurale invece parlano spesso della loro difficile vita quotidiana, passando dal religioso al profano, dalle lodi a Dio alla mitologia e allo spiritismo africano. Trattano di magia, abuso alcolico, storie di adulterio, di vigore e desiderio sessuale, di vagabondaggio, gioco d'azzardo, ristrettezze economiche e tanto altro. Molti dei pionieri di questo blues primordiale purtroppo non ci hanno lasciato testimonianze registrate e quindi la loro influenza indiretta e protratta nel tempo non può essere quantificabile e determinata con precisione. Infatti,
Per via dell'arretratezza tecnologica di quei tempi e della scarsa disponibilità economica dei protagonisti, i primi passi nella diffusione del blues avverranno solo per via orale, attraverso i contatti diretti tra le varie generazioni di musicisti. Accennerò quindi a 3 importanti musicisti che invece hanno avuto la fortuna di scolpire nei solchi alcune delle loro canzoni, influenzando in maniera decisiva i bluesmen successivi. A tale riguardo non si può non citare il padre del Delta Blues, Charlie Patton, con le sue oltre 70 registrazioni avvenute tra il 1929 e il 1934. Vorrei puntualizzare che quando dico delta mi riferisco non semplicemente alla foce di un fiume, ma un'area a forma di foglia disposta tra lo stato della Louisiana e il fiume Mississippi, zona cruciale per lo sviluppo e la diffusione del genere blues. Questa è l'unica foto che possediamo di Patton e non siamo neanche sicuri che sia sua. A dir la verità, sono moltissime le cose poco chiare intorno al personaggio. A partire dalla sua data di nascita, qualcuno dice 1891, qualcun altro invece afferma sia nato 10 anni prima. Oppure il paese in cui è nato, è probabile solo che si trovasse nella contea di Hinds, Mississippi. O addirittura non si sa con certezza neanche il suo vero nome, Charlie, Chas o Charles. Perché lui, da analfabeta, non sapeva neanche come si scrivesse correttamente il suo nome. E per finire, incertezze anche sulla sua etnia, quasi sicuramente un meticcio con sangue indiano Cherokee, forse mescolato a sangue messicano, forse africano, o forse a entrambi. Con certezza sappiamo, però, che è stato uno dei musicisti blues più influenti della sua epoca. Possedeva una voce roca, molto espressiva e potente, in grado di raggiungere lunghe distanze. Artista versatile, in grado di suonare bene diversi generi come anche il folk bianco, era inoltre molto amato e richiesto anche per le sue grandi doti di intrattenitore. Si diceva che suonasse la chitarra sotto le ginocchia, dietro la testa o la schiena. Molti anni prima di Hendrix o di Malmsteen. Altra caratteristica era la sua capacità di creare melodie molto incisive e struggenti, usando lo stile slide bottleneck, l'arte di far scivolare un collo di bottiglie sulle corde della chitarra. Bisogna infine sottolineare l'importanza della sua influenza musicale, arrivata fino ai giorni nostri. Vi basta sapere che il grande Bob Dylan ha ripreso e interpretato uno dei suoi brani più famosi, High Water, song in cui Charlie Patton racconta del grande diluvio avvenuto nel 1927, che determinò lo straripamento del fiume Mississippi, causando la morte di 200 persone e lo sfollamento di ben 50.000. Grazie per l'attenzione. Per oggi ci fermiamo qui. Continueremo a esplorare altri protagonisti del blues rurale nel prossimo episodio. E non dimenticate di sostenermi se il video vi è piaciuto. Stay tuned, stay rock!